Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Allora, sono arrivate le PCB da JLC PCB. Sono arrivati questi tre pacchetti che adesso andremo a vedere. Il video sarà sulla nuova PCB test fotocoppiatore. E poi ci sono due PCB per testare i fan brushless, cioè i motorini fan brushless. Andiamo ad aprire perché sono differenti una dall'altra. Bene. Le schede sono della stessa misura, come possiamo vedere le misure sono uguali, però c'è differenza tra questa e questa e lo si può vedere su questo circuito che questa scheda ha in più. Queste schede nascono per testare questi motorini brushless che sono motorini di aria condizionata. In questo caso qui abbiamo un motorino di uno split interno e può testare anche motorini brushless dell'unità esterna. Ci sono già dei video nel canale, magari poi ne andrò a fare un altro. La differenza sta che in questa scheda questo circuito in più in cui possiamo fare il test anche sulla scheda esterna, cioè possiamo avviare il motorino dalla scheda esterna per vedere dove sta il problema, se sul feedback o sul controllo di velocità. E quindi ho realizzato anche questo circuito in modo da poter testare anche le schede unità esterna ed interna in inverter per motorini brushless a 5 cavetti. Andremo poi a fare un video su queste due schede e per il momento le mettiamo da parte. Per chi fosse interessato ci sta un video nel canale che può vedere come funzionano i vari test che riesce a fare. Ok, passiamo al fotoaccoppiatore che dovrebbe aprirsi, eccolo qui, in questo modo. Su queste PCB ho fatto una modifica. Dal vecchio fotoaccoppiatore, che ho fatto anche un video nel canale, questa PCB a differenza dell'altra ha qualcosina in più, tipo uno zoccolo in più per andare a testare i triac e i fotoaccoppiatori con tre piedini, mentre qui abbiamo un supporto per testare i fotoaccoppiatori SMD e anche quest'altro supporto che serve per testare i triac e i fotoaccoppiatori a tre piedini. Adesso andiamo a montarlo così poi facciamo i test. Bene, mi sono avvicinato un po' con la videocamera così andremo a vedere il montaggio. E per montare tutti i componenti ci servono tre zoccoli, 1 2 3, e poi l'integrato 555, un diodo LED rosso, tre resistenze SMD da 0,8 e un condensatore poliestere. Per saldare i componenti SMD useremo la pasta liquida. Questa pasta fonde a 180 gradi, quindi andiamo a mettere andiamo a posizionare le resistenze
ognuno al suo posto. Sulla scheda è riportato il valore di ogni resistenza. Questo tipo di stagno include già deflussante all'interno, quindi non c'è bisogno di inserire altro flussante. Ok, facciamo raffreddare. Bene, a questo punto possiamo inserire i supporti per i fotoaccoppiatori e il 555. Bisogna seguire lo schematico, quindi possiamo vedere che qui è riportato un incavo sulla scheda e anche sul supporto. Possiamo vedere che è presente l'incavo, quindi va messo in questo modo. Quindi si vanno a piegare un po' i piedini in modo che quando andremo a saldare non cadono. Il diodo LED, la parte più corta, va messa dove sul cerchio del LED c'è la parte retta, quindi lì va infilata la gambetta più corta. Un condensatore elettrolitico da 10 microfarad 16 volt. Questo va messo la parte negativa sulla fascia dove si può vedere la fascetta bianca del cerchio. Ok, possiamo procedere alla saldatura. Qui va posto il 555, mi raccomando sempre all'incavo, sempre dal lato della schedina in cui riporta l'incavo. Andiamo a saldare il connettore per la batteria 9 volt. Allora, mi sono dimenticato un'altra resistenza che va qui, che è da 330 ohm. Quindi questa qua la vado a saldare con il saldatore, perché adesso se vado a mettere l'aria calda vado a sciogliere il supporto in plastica. Adesso la punta è un po' gigantesca, quindi andiamo a mettere un punto di saldatura. Prendiamo la resistenza e andiamo a saldare. Ok, perfetto. Bene, andiamo a inserire la batteria da 9 volt. Prendiamo un fotoaccoppiatore che è siglato, il classico, quello più usato, che è un
PC817 e il puntino che vedete qui, questo puntino qua, va messo sul puntino questo qua. Attenzione, perché qui c'è scritto MOC, cioè MOC, che sarebbe non è una parolaccia, sarebbe poi una sigla dei fotoaccoppiatori a 3 piedini, mentre invece dove c'è scritto OPT va messo il fotoaccoppiatore. Quindi il cerchio bianco sarà il piedino 1, mi avvicino un po' così lo faccio vedere meglio, dove c'è questo pallino bianco, e va messo il piedino numero 1, e il piedino numero 1 sul fotoaccoppiatore si può vedere dal pallino che è presente sopra. Pallino, cerchio, chiamatelo come volete. Ok, possiamo vedere che sta lampeggiando, e adesso vado a spegnere così si vede meglio. Eccolo qui. Quindi fotoaccoppiatore è funzionante. Vado a togliere questo qua e ne prendo un altro. Prendo un fotoaccoppiatore P421 e anche questo fotoaccoppiatore è funzionante. Ne prendiamo un altro di un altro modello. Prendo un NEC 256, questi fotoaccoppiatori si usano anche sulle schede inverter. Per quanto riguarda i fotoaccoppiatori SMD, possono essere testati sia sullo zoccolo, però vanno stretti i piedini, e sia sul supporto SMD, ma anche qui purtroppo bisogna stringere leggermente i piedini e fare attenzione a far combaciare bene sulle piazzuole i piedini del fotoaccoppiatore. Possiamo vedere che si illumina, vediamo se riesco a mantenerlo così. Ok, perfetto. Magari se ci avete 2 pinze ancora meglio, perché se non dovesse fare bene contatto con l'altra pinza potete spingere i piedini sulle piazzuole. Ok, adesso andiamo a testare quelli a 6 piedini. Questo è un MOC 3083 ed è a 6 piedini dip passanti, da fare sempre riferimento al cerchio, piedino numero 1, e al pallino bianco che indica il piedino numero 1, quindi cerchio sul pallino bianco. Stringete sempre poco poco, perché questi qua sono un po' allargati solitamente quando sono nuovi, e possiamo vedere che lampeggia il diodo LED. Andiamo a rimuovere questo, adesso ne prendiamo un altro diverso. Prendiamo un altro MOC 3062. In questo caso il LED rimane fisso perché il circuito all'interno è diverso, ed è probabile che questo sia un triac, perché i triac rimangono con la luce fissa. Ciò significa che il triac è buono. Ok, prendiamo un TLP 548, questa volta diverso dal MOC. Allora, non ho scaricato il datasheet per andare a vedere se è un fotoaccoppiatore oppure un triac, però dal progetto che è stato fatto il LED si dovrebbe accendere o andare a lampeggiare, quindi significa che è buono, anche perché sono nuovi. Andiamo a piegare i piedini perché non ho quello SMD, e facciamo finta che questo è SMD, lo appoggiamo sopra, facciamo un po' di forza sull'integrato in modo che i piedini vanno a combaciare tutti. Ok, possiamo vedere che
il LED è acceso. Bisogna stare attenti però qui sugli SMD, perché se i piedini non vanno a combaciare tutti bene possiamo anche dedurre che magari è guasto e non lo è. Bene, prendiamo il simulatore, quello vecchio, questo qua è quello precedente a questo. Cambia, ripeto, perché qui possiamo andare a testare i fotoaccoppiatori e triac con 6 piedini, mentre qui possiamo testare solamente i classici fotoaccoppiatori a 4 piedini, quindi questo è più completo. Bene ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete un bel pollice in su, iscrivetevi al canale. Se siete interessati a queste PCB mi potete scrivere su mimorefrigger@gmail.com. e da Mimmo Refrigger questo è tutto, un abbraccio a tutti e ci vediamo in un prossimo video.